Occhi di lince, ciao, sono Edo Thomas, insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Oggi il tema della lezione è Adho Mukha Svanasana, il cane che guarda in giù. Bene, allora farò proprio una lezione sui dettagli della posizione. Ok? Quindi non sarà un insieme di posizioni come avevo fatto nelle lezioni precedenti, ma prenderò questa posizione e cercherò di dare passo a passo come eseguirla nella miglior maniera. Ok? Bene, allora iscriviti al mio canale, ricordati di iscriverti al mio canale e schiacciare la campanellina. Poi se mi metti un like e un commento, meglio ancora. Ok? Cominciamo la lezione. Bene, comincerò con i dettagli della proprio le posizioni, come appoggiare le mani sul pavimento per quanto riguarda la posizione del cane che guarda in giù, l'Adho Mukha Svanasana. Allora, le dita delle mani sono bene larghe, quindi cerca di allargare il massimo possibile tra il pollice e il mignolino. Ok? Cercando di tenere il dito medio in centro, per cui il materassino in quella direzione, io porto esattamente il dito medio puntato in quella direzione, sia uno che l'altro. Il maggiore appoggio delle mani deve essere concentrato un po' su questa parte qua esterna delle mani, ok? Non sull'incovo ma esterna, ok? È una pressione maggiore, per cui le dita delle mani e quindi le braccia devono spingere in quella direzione, ok? Allora, questo per quanto riguarda le mani. Le mani devono essere esattamente posizionate largo come le spalle, cercando ora non soltanto le mani di muovere, extra ruotare le spalle, per cui le spalle lontane del collo, extra ruotare l'incavo dei gomiti, in questo caso sto facendo il gomito, verso l'interno, il gomito verso il basso, per cui tutti e due questi movimenti per far sì che le spalle vadano lontane del collo, ok? E in questa maniera le scapole scendono verso il bacino. Faccio vedere esattamente la posizione delle dita delle mani e delle braccia. La posizione che prendo come punti di riferimento è la quadrupedia, aggancio le dita dei piedi, le spalle sopra i polsi, aggancio e porto il coccide in alto. Non do l'attenzione ancora tanto al bacino e ai piedi e alle gambe. Porto la testa tra le braccia e ruoto i tricipiti verso il basso. Bene, allora questa è esattamente la partenza per quanto riguarda le braccia e le spalle. Allora, la testa dovrebbe essere esattamente non troppo in alto, non troppo caduta verso il basso. Lo sguardo deve essere proprio su questa punta dei palmi interni, per cui lo sguardo va qui, quindi non è che io devo andare giù con la testa, ma nemmeno troppo su. Quindi la punta delle orecchie deve essere esattamente in linea con il bicipiti. Bene, allora adesso cominciamo a verificare la posizione del bacino, per cui il bacino dovrebbe essere esattamente
posizionato quasi in anteroversione, però ci sono delle persone che poi insegnano in un'altra maniera, che magari il bacino potrebbe essere esattamente in retroversione, per cui il bacino è qua, fa questo movimento, quindi anteroversione e retroversione. Allora, ovviamente quando fa un movimento di anteroversione, che sarebbe col coccige puntato in alto, allungherò molto la parte posteriore delle gambe e tutta la catena posteriore del corpo. Io invece, facendo esattamente con un movimento al contrario di retroversione, non allungherò più di tanto, ma avrò una possibilità maggiore di andare giù coi piedi. Per cui non c'è la maniera sbagliata, ma c'è una maniera di approcciarsi o dell'obiettivo della persona che sta praticando oppure dell'insegnante che sta insegnando. Faccio vedere sia una che l'altra. Stiamo vedendo la posizione del bacino. Ora, retroversione e anteroversione. Facendo la posizione del bacino di retroversione, bisogna verificare che non c'è veramente un'estensione della colonna vertebrale, c'è un appoggio maggiore sulle mani e sui piedi. Per cui potrebbe essere sì una maniera buona di fare la anteroversione del bacino, ma di cercare di andare piano piano sulla retroversione. Cioè, aspetta, la posizione del... Facciamo un punto della situazione. Se il bacino è qui, facendo una anteroversione, io l'avevo fatto retroversione, per cui le mani e i piedi si attaccano di più a terra, quindi non c'è una stensione veramente da tutta la catena posteriore del corpo. Io facendo un movimento col coccige in alto, per cui una anteroversione del bacino, mi allungo di più. Certe persone sentono molto fastidio, magari non è tanto il tuo caso, bisogna sperimentare e vedere esattamente se optare per una versione o per l'altra versione. Allora, adesso andiamo a vedere un'altra cosa, la posizione delle gambe, delle ginocchia e dei piedi. Allora, i piedi come le mani dovrebbero essere sempre molto larghi, per cui la massima di larghezza tra l'alluce e il quinto dito del piede. Adesso faccio vedere esattamente il movimento dei piedi, le gambe, le ginocchia tendono e spingono la parte posteriore, quindi spingono indietro, le tibie spingono indietro per far sì che le ginocchia si stendano, le cosce devono ruotare dall'esterno a interno. Ovviamente ci saranno delle persone che poi non riescono, magari non è il tuo caso, mettiamo che è ancora presto di stendere le gambe, per cui se stendo le gambe vado con tutto il peso sulle braccia e sulle spalle, allora magari per quanto riguarda le ginocchia e il bacino no, per quanto riguarda le ginocchia non è il momento di stendere, per cui magari è meglio dare un'estensione alla colonna piuttosto che andare a compromettere la posizione. Allora, se io mi metto in questa posizione, stendo le gambe e il peso viene completamente alle spalle, allora fletto le gambe e stendo. Quindi prendo tutta la versione
della spiegazione delle mani, dei polsi, dei gomiti, delle spalle, della testa, ma non osservo tanto il discorso dalle gambe, dalle ginocchia e dai piedi, sì, perché si riesce proprio ad aprire le dita dei piedi. Ok? Adesso faccio la versione, quella di stendere le gambe, per cui cerca di prestare bene attenzione alle mie dita dei piedi, come si muovono, come si aprono, le mie ginocchia e il coccige che va verso l'alto. Andiamo alla posizione quasi ancora completa, per cui osserverò le ginocchia, piedi, caviglia e quindi anche le dita dei piedi. Partenza le dita delle mani, ruoto bene già i tricipiti verso l'interno, le spalle lontane del collo, la testa, le ginocchia, punto le dita dei piedi, espiro, vado. Bene, allora, questa esattamente sarebbe la posizione finale. L'Adho Mukha Svanasana, che è la posizione del cane che guarda in giù, è come se fosse una posizione per mettere in ordine magari una pratica che il mio corpo era in disordine. Io dicevo sempre ai miei allievi, Adho Mukha è la posizione di mettere in ordine quello che era in disordine. Per cui lavoro molto sui piedi, sui fianchi, sulle braccia, destra, sinistra, quindi su questo discorso alto e basso, bacino, testa, piedi, mani, braccia, gambe, per cui di mettere in ordine quello che era in disordine. È proprio una idea abbastanza, come dire, non tanto generica, ma se pratichi questa posizione nel mezzo o comunque nelle posizioni che sono fluide, eccetera, metti nella domuca, vieni proprio la voglia di restare anche 2, 3, 4, 5 respiri, magari in più rispetto a delle altre posizioni. Per cui cerca di seguire passo a passo su queste indicazioni che io ti ho detto. Poi se hai qualche tipo di dubbio, se hai qualche perplessità, oppure se vuoi una consulenza per quanto riguarda non soltanto questa posizione o un'altra posizione, io lascio qua comunque il mio, sulla descrizione lascio la mia email, quindi magari puoi contattarmi tranquillamente. Bene, allora, per quanto riguarda alla posizione Adho Mukha era tutto e ricordati sempre di iscriverti al mio canale e ricordarti di schiacciare la campanella per non perdere una lezione, poi se metti like, se iscrivi qualcosa meglio ancora e lascio qua sopra due link di una playlist di tutte le posizioni, di una pratica da zero, quindi per i principianti, e qui lascio l'altra link per quanto riguarda l'Uttanasana, ok? Quindi per oggi ho finito e ci vediamo lungo le strade.